Rieccoci quest'oggi con un nuovo video e come potete notare con i Casanova Tarot. Quindi di nuovo quest'oggi ci faremo aiutare dalle immagini molto belle della stupenda, unica, secondo me appunto città di Venezia, al periodo proprio della Serenissima di Venezia e in particolar modo del nostro bricconcello Casanova. E delle sue piccanti avventure. Ovviamente, ragazzi, che cosa chiederemo quest'oggi a questo mazzo? È più freddo, distante, sembra distratto, è altalenante, fa avanti e indietro. Perché? Non gli piaccio più? È attratto da qualcun'altra? Cosa c'è sotto a questo comportamento di distacco? Ora, questa stesa è valida sia per chi ha una storia con una persona libera, sia per chi possa avere una storia, una, chiamiamo, frequentazione clandestina, nascosta ovviamente, con una persona impegnata, quindi sposata piuttosto che ovviamente una persona fidanzata, convivente, che dir si voglia, cioè qualcuno che ha qualcun altro al suo fianco. Ora, sarà una stesa a una sola variante unica. Voi avrete notato che io alterno costantemente video a doppia variante a video a stesa unica. Questo come sempre per cercare ovviamente di accontentare il più possibile i gusti di tutti. Alcuni amano la doppia variante, avere la possibilità di scelta tra variante 1 e variante 2, altri invece amano la stesa e la variante unica, affidandosi ovviamente molto di più al principio di sincronicità. Dunque io alterno costantemente questa diversa tipologia di video proprio per ovviamente cercare di venire incontro un po' ai gusti di tutti. Quest'oggi utilizzerò un metodo che io ho già usato molte volte sul canale, un video a mio avviso molto efficace perché ovviamente ci fa capire bene nei dettagli che cosa questa persona pensi di voi nel presente, cerchiamo di capire pro e contro, cosa ha nel cuore questa persona effettivamente, cosa vorrebbe fare, le sue paure, le sue ansie, cerchiamo di capire se ci possa essere una qualche influenza, diciamo esterna negativa rispetto a voi e al vostro rapporto e ovviamente cerchiamo di guardare anche verso il futuro, con anche un consiglio importante in più da parte del destino. Quindi avrete capito che è la stesa a 8 arcani. Ripeto, è una stesa utilizzata molto spesso appunto da me sul canale. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare a mescolare appunto il mazzo dei Casanova Tarot e dunque per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire questa persona che è a voi legata da frequentazione, da storia clandestina, una storia assolutamente alla luce del sole. Ecco, cerchiamo di capire perché questa persona sembra proprio più fredda. Se posso avere magari qualcun altro, qualche tentazione. Vediamo un po', dai.
Dunque, appoggiamo il resto del mazzo, ovviamente da parte, momentaneamente da parte, e qui, come potete vedere, abbiamo appunto 8 carte. Prima posizione, cerchiamo di capire appunto questa persona nel momento presente cosa pensa per voi e di voi. Seconda posizione, cerchiamo di capire questa persona cosa vede di bello, ovviamente, in voi. Quali sono gli aspetti, ovviamente, migliori che vede in voi e nella vostra frequentazione. Centrale, cuore centrale della stesa. In terza, ovviamente, posizione, cos'ha questa persona dentro? Quindi, eventualmente, nuovi desideri, paure, frustrazioni. Questa posizione è inerente invece ai contro, cioè cerchiamo di capire cosa c'è effettivamente che non va, quindi in accezione negativa, ovviamente per quanto concerne voi e il vostro rapporto. In questa posizione cerchiamo di capire, ecco, quello che circonda questa persona, quindi l'ambiente, quindi se questa persona possa avere appunto, per esempio, amicizie particolari, nuove conoscenze, nuove attrazioni. Questa posizione cerchiamo di capire il karma, quindi questa persona come agirà nei vostri confronti, quello che è destinato tra di voi a prescindere dalle vostre scelte, quello che è destinato che accada tra di voi. Penultima posizione, carta a mio avviso fondamentale, il consiglio degli arcani. Cerchiamo di capire che cosa gli arcani vi consigliano, ovviamente in base chiaramente a futuro, tra voi e questa persona. Ultima carta è il futuro, quindi cerchiamo di capire questa persona come agirà e quindi come procederà ovviamente tra voi e questa persona. Se ci sarà un chiarimento, un cambiamento di rotta, cerchiamo un po' di capire dunque come andrà partendo dal presente sino ovviamente al prossimo futuro. Ovviamente ragazzi, per futuro si intende da un punto di vista proprio temporale ovviamente il valore dell'arcano estratto. Voi sapete che ogni singolo arcano, maggiore e minore, corrisponde ad un ben preciso periodo dell'anno. Di conseguenza, cercheremo di capire in quel periodo dell'anno come procederà la storia tra voi e questa persona, la conoscenza, la frequentazione. Iniziamo ragazzi dunque dalla prima posizione, quindi cerchiamo di capire obiettivamente appunto questa persona cosa vede ovviamente in voi. Allora, qui abbiamo il 6 di denari, vi vede? Allora, questa è una persona che non è vero che obiettivamente non è più attratta da voi, anzi è molto attratta da voi. Ora c'è da capire però perché, vedete, vi guarda da lontano, perché ha questa necessità, diciamo, di in qualche modo spiarvi o comunque di, diciamo, poter arrivare a voi dopo un po' di tempo, perché i denari parlano di tempistiche lunghe, cioè perché questa persona pensa di dover concludere con voi anche da un punto di vista pratico ed erotico a lungo tempo. Ora, o la vostra è una frequentazione per esempio a distanza, per cui questa persona trascorre sui social ore e ore e di conseguenza tende a spiare i vostri movimenti sui social, oppure evidentemente voi non vivete insieme, è una storia ovviamente magari tra due persone libere per carità, però che vivono ancora ciascuno a casa propria, di conseguenza questa persona sente proprio la, diciamo, necessità in qualche modo di guardare le vostre foto, magari anche le vostre immagini, rileggere i vostri messaggi quando siete lontani, oppure per esempio è la classica storia clandestina per cui è normale che ci si guardi da lontano, per cui questa persona in determinati periodi deve starvi obbligatoriamente lontana e di conseguenza non può vedervi, d'accordo? Quindi vi spia in qualche modo, ripeto, magari anche semplicemente riguarda
in maniera molto appassionata, diciamo, ecco, le vostre foto, le foto che vi siete scattati insieme, cioè questa persona sente a volte, anzi vi sente a volte, vedete, un po' sfuggente, sfuggirgli di mano. Quindi la stessa sensazione che voi avete nei confronti di lui, ce l'ha anche lui nei confronti vostri, cioè esattamente come voi percepite in questa persona un certo distacco, anche lui in questo periodo sta evidentemente percependo un distacco. O comunque, vi ripeto, pensa di poter concludere, ecco, anche a livello erotico con voi, a lunghe distanze, d'accordo? Quindi sicuramente in questo caso il 6 di denari parla di un'attrazione che c'è, assolutamente sì, questa persona vi desidera, però vede delle difficoltà eccessive nel potersi, diciamo, appartare con voi o dedicare del tempo a voi. In caso voi abbiate una storia, siate sposati o per esempio fidanzati o conviventi e abbiate magari già dei figli, questa persona vi vede in questo periodo troppo impegnate, per esempio, ad occuparvi dei vostri figli o di faccende casalinghe, cioè vi sente un po' distante questa persona. Di conseguenza vorrebbe anche da parte vostra magari uno sguardo in più, quell'ammiccamento in più, quel fargli capire che comunque anche voi siete ovviamente attratte da lui. Perché vi ripeto, questa persona vi desidera molto, però tende a, vedete, sognarvi anche da lontano, potrebbe anche praticare dell'autoerotismo, pensando a voi, anzi quasi sicuramente con il 6 di denari, Quindi in realtà non è una persona non attratta, è una persona molto attratta rispetto a voi, che però vi vede un po' lontane in questo periodo, in questo momento. Vediamo ora ragazzi in seconda posizione appunto invece questa persona ovviamente che cosa appunto vede di bello in voi, nel vostro rapporto, nel vedervi, nello stare insieme. Vediamo un po'. Allora, qui abbiamo il 9 di bastoni. Di nuovo una persona, vedete, lontana e che vi spia. Allora, questa persona, vi ripeto, vi desidera da morire, quindi sfatiamo ovviamente la brutta, diciamo, considerazione, il pensiero negativo in riferimento al fatto che questa persona possa non desiderarvi più. Non è vero. Però questa persona, vedete, tende in qualche modo a guardarvi tanto, quindi qui vi do la conferma. Questa è una persona che vi guarda tanto. In caso siate colleghi, per esempio, questa persona segue i vostri spostamenti anche, per esempio, dalla scrivania alla toilette, d'accordo? Un esempio. Cioè, questa è proprio la classica persona che non vi toglie gli occhi di dosso. Cioè, questa è una persona che è profondamente attratta rispetto a voi ed è una persona che chiaramente in questo momento fa fatica a starvi distante, perché il 9 di bastoni parla anche di impazienza, d'accordo? Quindi in caso la vostra sia una storia con una persona, diciamo, impegnata, ecco che questa persona non vede l'ora di disimpegnarsi, cioè in qualche modo di, se non altro, allontanarsi dalla compagna ufficiale. In caso voi siate, per esempio, sposati o fidanzati e vi stiate occupando di faccende altre, potrebbe essere anche un trasloco, potrebbe essere anche appunto dei figli. Ecco che questa persona mal tollera queste difficoltà, questi ostacoli, perché vorrebbe veramente trascorrere molto più tempo con voi. Cioè, questa è una persona che vorrebbe avervi, ragazzi, questa è una persona eccitata, non è assolutamente una persona a cui voi non piacete, Anzi, vi dirò di più, questa è una persona che non vede l'ora di forzare questi blocchi, per poter ovviamente arrivare a voi. Da un punto di vista fisico, questa persona vi vede bellissima, vi vede come la donna ideale. Quindi questa è la persona che evidentemente voi avete conosciuto, cioè la persona che vi desiderava, che aveva un'idea di voi eccellente, che vi vedeva un po' come il suo ideale, anche da un punto di vista fisico. Cioè questo non è cambiato, ma ci sono degli ostacoli, che questi ovviamente variano per ciascuno di voi, e che a questa persona stanno iniziando a pesare molto, molto più di prima.
D'accordo? Quindi è una persona comunque che si sente comunque forte nelle avversità, che vuole essere forte nelle avversità per poter abbattere appunto questi ostacoli, perché vuole superare il limite, vedete, il confine, ma vi sta tenendo d'occhio, perché comunque è la carta della vigilanza, dell'attesa prudente. D'accordo? Ora ragazzi, è chiaro che in caso questa persona sia impegnata, è chiaro che questa è la classica persona che deve prestare attenzione alla compagna e al compagno ufficiale e quindi non può spingersi troppo oltre. Ma voi a questa persona piacete tanto. Non è quello il problema. Ci sono degli ostacoli, ripeto, che variano ovviamente per ciascuno di voi e che a questa persona danno molto fastidio. Ripeto, o la presenza di un compagno, il vostro per esempio in caso voi siate impegnate, o della compagna, quindi della sua compagna, oppure problematiche familiari, oppure un rapporto a distanza. Quindi tante situazioni che sicuramente possono diventare per questa persona, possono risultare per questa persona difficili da sopportare, molto di più rispetto ovviamente al passato. Cioè questa è proprio la classica persona molto risentita, appunto ovviamente per quanto concerne quello che sta accadendo fra di voi. In caso voi siate molto impegnate, per esempio nel vostro lavoro, sappiate che questa situazione sta un po' stressando questa persona, perché vi desidera, perché vi vuole. Quindi il problema non è se questa persona possa volervi o meno. Ci sono ostacoli esterni che stanno particolarmente stancando, diciamo, questa persona. Non che non vi voglia più, voglia allontanarsi da voi, però pesano ovviamente su questa persona. Vediamo ragazzi ora nel cuore della stesa invece appunto che cosa abbiamo, cioè cerchiamo di capire obiettivamente questa persona che cosa vuole o comunque che cosa vorrebbe. Allora, qui abbiamo il 2 di denari. Allora, questa persona diciamo che obiettivamente ama molto, diciamo, ecco, vivere l'erotismo in maniera molto importante. In questo mazzo, il 2 di denari rappresenta l'edonismo, il piacere sfrenato, il divertimento. Quindi questa persona ama molto la sessualità, cioè per questa persona diciamo che il divertimento fisico è molto importante. Ecco perché vi dicevo a questo punto, ora si comprende che appunto ci sia questo 9 di bastoni, cioè questa persona che è molto impaziente, no? Molto irritata da questa lontananza obbligata, proprio perché evidentemente questa persona vuole egoisticamente, secondo me, perché è una carta che rimanda molto all'egoismo, ecco, vuole tutta per sé la persona che ama o ovviamente la persona che gli piace, con la quale ha anche una storia clandestina. Pretende tanto questa persona. Quindi in qualche modo diciamo che probabilmente questi ostacoli che lui vede sono ostacoli su cui lui esagera un po' troppo. Evidentemente magari potrebbe aver semplicemente visto voi particolarmente distratte in un determinato periodo o anche in una manciata di giorni distratte per esempio per questioni professionali piuttosto che familiari, piuttosto che per quanto riguarda i figli, ecco che questa persona se n'è subito risentita. Il 2 di denari parla proprio di chi è molto capriccioso, di chi è un po' infantile e di chi appunto in maniera egoistica, con un atteggiamento fortemente egoistico, vuole diciamo monopolizzare appunto il tempo, i pensieri, il corpo della persona che ama o che ha al suo fianco e quindi pretende veramente tanto. Quindi è la classica persona del o tutto e subito oppure mi allontano un po'. Quindi in realtà ora alla luce di questo 2 di denari, questi ostacoli sì, magari ci sono, però obiettivamente è lui che li vive un po' malino, diciamo così, perché obiettivamente pretende un po' troppo e ne fa una tragedia. Ripeto, magari voi potreste essere state indisposte per un determinato periodo, ecco che questa persona ha malinterpretato il vostro essere indisposta. Ecco perché
vi dicevo col 6 di denari questa persona, esattamente come voi possiate percepire in lui un distacco, lo percepisce lui in voi, e addirittura quasi pretenda appunto questa persona che siate voi invece a fare il primo passo, comunque a dimostrargli attrazione, perché potrebbe aver frainteso questa persona tranquillamente. È proprio la classica persona molto egoista che obiettivamente se vuole qualcosa lo vuole subito, perché ama proprio l'adrenalina, il piacere. Appunto è una carta che parla di edonismo, di piacere sfrenato, quindi è proprio la classica persona che diciamo tende molto ad allontanarsi, ovviamente, nel momento in cui, ecco, si possa rendere conto che le difficoltà possano essere eccessive. Quindi sì, per carità, da un punto di vista passionale è una persona che rende, d'accordo? Perché comunque appunto è una persona molto passionale, però è una persona che evidentemente non ha molti limiti, cioè se vuole qualcosa lo vuole subito, altrimenti mette un muro. Ma così fanno i bambini, cioè è un capriccio questo. Quindi in realtà effettivamente queste problematiche sono da ridimensionare alla luce di questo 2 di denari. Vedete che poi chiaramente le stese approfondiscono man mano che ovviamente vengono scoperti gli arcani, e ovviamente alla luce di questo arcano effettivamente è una persona un po' capricciosa e un po' infantile, cioè non ammette che nel momento in cui per esempio lui possa voler per esempio avere un rapporto con voi, ci possa essere qualche diciamo ostacolo di troppo, magari anche dato per esempio dalla distanza chilometrica. La vostra potrebbe essere una storia a distanza e questa persona ne risente particolarmente, però è chiaro che le distanze non si possono accorciare, cioè i chilometri non possono diventare metri, d'accordo, centimetri in un secondo, cioè in caso voi abitiate magari particolarmente ovviamente lontani l'uno dall'altra, cioè l'Italia non si può per esempio accorciare, d'accordo? Quindi è normale che una persona che pretende evidentemente un po' troppo, cioè ha un atteggiamento un po' immaturo e anche un po' arrogante, anche un po' prepotente, cioè nel momento in cui lui vuole qualcosa si deve ottenere. No, non è così, cioè nella vita non funziona così, d'accordo? Quindi per carità, gli ostacoli, ripeto, ci sono, però è lui che ne dà una lettura un po' esagerata. E reagisce un po' come una sorta di capriccio, cioè tende in qualche modo a dire: ah, ok, le cose stanno così, va bene, allora mi fermo. Però voglio dire, poi è normale che chiaramente da parte vostra ci siano dei dubbi. Questi ostacoli potrebbero essere nati magari anche da un bisticcio, tra voi e questa persona, ma lui ne ha fatto una tragedia, Cioè, quindi obiettivamente è una persona un po' infantile, ma un po' tanto, diciamo, Sì, ama molto la sessualità, per carità, può andar bene, però fino a un certo punto, perché poi quando si esagera, insomma, si crea disequilibrio all'interno di una coppia e soprattutto si delinea una personalità non in grado, diciamo, di comprendere che ai propri desideri e bisogni ogni tanto si debba mettere un freno. E quindi questo non va bene. D'accordo? Quindi ha un atteggiamento un po' particolare. Vediamo ragazzi ora appunto invece in questa posizione i contro, cioè vediamo un po' appunto di che natura possano essere questi benedetti ostacoli che tanto appunto mandano questa persona in crisi. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il 13° arcano minore, quindi in questo mazzo ovviamente una regina, quindi ovviamente la regina di bastoni. Allora ragazzi, questa persona ha paura di perdervi. La regina di bastoni, come la regina di coppe, rappresenta ovviamente la consultante. In accezione negativa, questa persona pensa che voi possiate, diciamo, ecco, anche addirittura arrivare a tradire questa persona, essergli infedele, o comunque diciamo non rispettare un patto, comunque una storia, una frequentazione, magari seppur con una persona impegnata. Cioè lui teme in qualche modo che voi possiate avere qualcos'altro, proprio perché vi vede, come tipico della regina di bastoni, una donna estremamente bella, che può attirare notevolmente
l'attenzione di altre persone. Quindi questa persona teme profondamente che voi vi stanchiate ovviamente di lui. Ed è proprio la classica persona che, diciamo, tende anche ad essere particolarmente gelosa, comunque ecco perché vi osserva tanto, perché è una persona che teme che voi vi allontaniate da lui o che comunque voi possiate avere altri giri o comunque avere altre conoscenze. Ecco, in questo caso, in particolar modo, in caso voi abbiate, per esempio, un compagno, è geloso perché teme che voi possiate riavvicinarvi al vostro compagno. In caso, per esempio, voi abbiate una storia a distanza, lui non vi ha sotto mano, quindi teme che voi possiate di nascosto frequentare altre persone. In caso lui sia impegnato, per esempio sposato, e voi no, siate completamente single, è chiaro che questa persona possa immaginare che voi possiate appunto avere qualcun altro o avere interesse, magari un interesse nascente per qualcun altro. Quindi questa persona, diciamo che in questo periodo è molto insicura, ecco perché la diffidenza 9 di bastoni, ecco perché vi osserva, perché questa persona teme, ha paura che voi possiate proprio sfuggirgli di mano. Quindi ripeto e torno a ripetere quello che ho detto con il 2 di denari, questa è una personalità molto particolare, cioè una persona, diciamo, che tende innanzitutto ad avere una scarsissima autostima, perché pensa di essere immediatamente sostituibile con un'altra persona. Ma è una persona che tende ad essere molto diffidente, quindi non si fida delle persone in generale, quindi ovviamente nemmeno di voi, ed è una persona che ha paura di perdervi e che anche in caso, per carità, ci siano stati piccoli ostacoli fra di voi o voglia mai qualche piccola discussione, questa persona ha già dato per scontato di avervi perso. Quindi ha anche un atteggiamento particolarmente negativo nei confronti del futuro, anche in caso questa sia una persona, diciamo, dall'aspetto molto tranquillo, sereno e comunque dall'aspetto molto brillante. Io vi sottolineo di prestare attenzione perché il 2 di denari è sempre identificativo di una personalità tipicamente doppia, perché è la carta che riporta la doppiezza, quindi questa persona potrebbe avere un atteggiamento che per nulla corrisponde alla sua interiorità, quindi potrebbe essere una persona magari spavalda nei comportamenti e negli atteggiamenti che mostra a voi, mentre in realtà è tutt'altro, è una persona diffidente che ha paura di perdervi, è una persona che, ripeto, ha un'autostima molto scarsa, è una persona che vede rivali ovunque, è una persona che diffida anche a volte di voi, è una persona che fa tragedie per nulla e che obiettivamente quando vuole qualcosa vuole tutto e subito, d'accordo? Quindi è una persona che molto spesso tende a portare il peso della frustrazione, d'accordo? Però ovviamente a volte è un peso eccessivo, perché è lui che fraintende o quello che vi dite o magari alcuni vostri comportamenti, cioè è una persona un po' esagerata in tutto quello che pensa, in tutto quello che prova, cioè tende un po' ad estremizzare i magari comportamenti che vede negli altri, a darne una lettura troppo eccessiva, tende a mettere troppo i puntini sulle i, è una persona che magari anche pensa e ripensa e quindi di conseguenza però alla fine il risultato è sempre un po' negativo, d'accordo? Quindi è una persona che teme di perdervi, quindi ha paura che la sua bellissima regina di ovviamente bastoni possa tradirlo o comunque allontanarsi ovviamente da lui. Quindi in realtà ha paura di voi, cioè di voi nel senso che voi in qualche modo possiate allontanarvi da lui. Quindi tutti questi pensieri così negativi si accalcano nella sua mente. Ci credo che poi questa persona non è libera e spontanea anche nell'erotismo, per cui possa sembrarvi più distratta, ma perché è preoccupata, però obiettivamente preoccupata per cosa? Per pensieri e negatività che lui ingigantisce. È chiaro, ragazzi, allora, in caso voi abbiate magari già tradito, per esempio, in passato questa persona e lui, per esempio, lo abbia scoperto, ecco che, attenzione, questa cosa lo ha segnato tanto, cioè questa persona tende a in qualche modo temere che la situazione possa ripercorrersi nuovamente allo stesso identico modo. Quindi
in realtà questa persona, ripeto, è tutto fuorché serena, proprio interiormente è una persona che prova sentimenti molto pesanti, che rendono il suo incedere legnoso. Non è una persona serena, non è una persona libera da condizionamenti che si autoimpone. Eh. Vediamo ragazzi ora invece in questa posizione appunto l'esterno, quindi l'ambiente, le persone che evidentemente appunto circondano questa persona. Allora, qui abbiamo, mettiamolo più in alto, il 12° ovviamente arcano minore in questo mazzo che rappresenta appunto il cavaliere di coppe. Allora, questa persona ha un amico, perché il cavaliere di coppe è proprio un amico. È un migliore amico, è comunque un'energia maschile che gli vuol bene, perché parliamo di coppe. È una persona che obiettivamente per lui rappresenta un fulcro importante, cioè un bastone, diciamo, su cui appoggiarsi molto spesso quando ne ha bisogno. È una persona che gli dà anche dei buoni consigli, per carità, perché il cavaliere di coppe è una persona buona, che dà buoni consigli, sempre ovviamente inerenti ai sentimenti coppe. Quindi non è la classica persona che, per esempio, spinga questa persona al tradimento, no? A tradire voi, a lasciarvi, eccetera. No, no. È una persona che potrebbe, diciamo, portare quiete nella vita di questa persona, magari tentando ogni tanto di calmare questa persona e di rabbonire questa persona. È chiaro, ragazzi, che obiettivamente questa è una persona che ha bisogno di questo amico, quindi lo sente e lo vede molto spesso, perché il cavaliere è, diciamo, qualcuno che viene spesso in aiuto o del soggetto della stesa o del consultante, eccetera. Quindi è una persona comunque molto positiva e che gli vuol bene e che quindi in qualche modo anche nel presente lo sta ben consigliando, sta cercando di non fargli vedere la situazione così negativa tanto quanto lui invece tranquillamente la vedrebbe, d'accordo? Quindi è una carta molto bella questo cavaliere che parla di chi vuol bene a questa persona, d'accordo? Ed è disposta ad aiutare questa persona. L'aiuterà anche in futuro, perché i cavalieri parlano anche comunque di un futuro imminente, quindi obiettivamente questa persona gli darà ancora dei buoni consigli. Il cavaliere generalmente ha un'età compresa tra i 30, grosso modo 35-40, massimo ragazzi 45 anni di età, e potrebbe appartenere, essendo appunto un cavaliere di coppe, ad un segno d'acqua, quindi cancro, scorpione o pesci, oppure averne l'ascendente, oppure avere un tema natale ricco di questi segni nei pianeti principali. Per esempio potrebbe magari essere del segno zodiacale del Toro, quindi tutt'altro rispetto ai segni d'acqua, ma magari avere la luna in cancro e ovviamente magari l'ascendente in scorpione, quindi in due posizioni importanti. D'accordo? Comunque ci sono i segni d'acqua qua in ballo, ovviamente per quanto concerne il tema natale. Quindi è un amico di cui lui si fida, secondo me fa bene comunque, perché il cavaliere di coppe è una brava persona. Cioè è proprio una brava persona, quindi è una persona che gli vuol bene e che dà dei consigli in maniera totalmente disinteressata, quindi secondo me fa bene, cioè ad ascoltare i suoi consigli. Ecco, non rema contro di voi, no, no, non è un elemento negativo. Ci fosse stato un cavaliere di spade, vi avrei detto no, no, ragazzi, qui c'è qualcuno che ha, diciamo, già sparlato di voi, la classica rana dalla bocca larga. In questo caso no, no, questo è proprio un bravo ragazzo, diciamo, un bravo ragazzuolo, d'accordo? Quindi è una brava persona. E lui si affiderà ancora ai suoi consigli, ripeto, secondo me fa bene, perché il cavaliere di coppe, i personaggi di coppe comunque sono sempre bravi, poi hanno tanti sentimenti, aiutano tanto gli altri senza mai volere nulla in cambio, quindi è proprio l'aiuto migliore, cioè quello totalmente disinteressato, quindi è una brava persona, dai. Ora ragazzi, in questa posizione invece appunto cerchiamo di capire il karma, quindi obiettivamente che cosa vi attende chiaramente nel futuro, ovviamente quindi il destino che chiaramente attende voi come coppia. Qui abbiamo un bel 9 di coppe. Allora, no dai, non vi preoccupate. Allora, 9 di coppe è una carta molto bella. Ecco, sì, momento. È una carta molto bella però, attenzione.
Ritorniamo di nuovo al concetto dell'egoismo. Allora, lo avrete già intuito ovviamente dalla carta, che chiaramente, pur dovendola oscurare chiaramente, però si nota, ecco che questa è chiaramente una persona un po' egoista, quindi ritorniamo un po' al discorso dell'egoismo, cioè sarete voi comunque, ragazze mie o ragazzi miei, c'è niente da fare. Cioè, evidentemente voi farete quel passettino in più, diciamo, ecco, per far capire in realtà a questa persona che invece voi ci siete, che invece comunque deve star tranquilla sta persona, mamma mia, cioè che non deve fare una tragedia per magari anche veramente un non nulla, ma che possa quindi fidarsi di voi. Ora, il 9 di coppe, ripeto, perché parla di egoismo? Perché è una carta che ci parla generalmente comunque di chi pretende e quindi obiettivamente vorrà da voi molte attenzioni o comunque voi darete a questa persona molte attenzioni. Ora ragazzi, sicuramente queste attenzioni faranno bene sia a voi che a lui, cioè nel senso, non è che a voi dispiacerà, quindi sarete ben contente di accontentare questa persona, cioè assolutamente no, non è che ci sarà un momento di negatività o cosa, d'accordo? Questa è la classica persona che magari, ecco, parliamo in maniera molto più chiara, nell'ambito dell'erotismo, in un rapporto per esempio, vuole che, ecco, magari l'altra persona gli faccia comprendere in maniera molto più chiara, quindi proprio a chiare lettere, a caratteri cubitali, ok? Perché se no non, da solo non riesce a... Ecco, vuol capire che obiettivamente, ecco, lui è fonte di desiderio e di eccitazione, va bene, per voi. Cioè, questa persona vuole in qualche modo ottenere qualche piccola attenzione in più da parte vostra. La otterrà evidentemente sì, perché il 9 di coppe è nella posizione del karma, quindi a prescindere magari anche dal vostro essere in questo momento, cioè nel momento in cui voi andiate a guardare questa stesa, ad ascoltare questa stesa, un po' magari risentite, arrabbiate, perché no, magari anche deluse, ecco che però il percorso karmico invece vi vede ad un certo punto arrivare ad un atteggiamento molto più comprensivo, quindi probabilmente come tipico e come è anche l'obiettivo e lo scopo delle stese tarologiche, ragionandoci magari su in riferimento a quello che ci siamo detti sino ad ora, potreste magari comprendere che in determinati momenti, magari anche da parte vostra, possa esserci stata una sorta di magari mancanza o comunque un dare poco spazio a questa persona. Comunque vi ripeto, 9 di coppe, quindi sicuramente è una carta che parla di riappacificazione, è una carta che parla di comunque un riconoscere entrambi le proprie colpe o comunque voi riconoscerete chiaramente delle vostre responsabilità, ma anche lui, e quindi sicuramente è una carta che parla di pace fatta, d'accordo? Quindi sicuramente tra voi e questa persona la situazione andrà a migliorare. Tra l'altro il 9 di coppe, come tutte le carte di coppe, parla di ovviamente rapporti o comunque un avvicinamento fisico o comunque notizie, inviti, contatti entro veramente pochi giorni. D'accordo? Quindi sicuramente la situazione qui si va a sbloccare entro pochi giorni. Basterà, a mio avviso, proprio magari anche quella parola un po' particolare, quello sguardo complice, quell'atteggiamento magari un po' più civettuolo da parte vostra ed ecco che la situazione magari andrà sicuramente a migliorare. Questa persona capitolerà ovviamente tra le vostre braccia, diciamo, ecco, così, metaforicamente parlando, ok? Quindi ecco che obiettivamente tra voi e questa persona comunque tornerà il sereno, d'accordo? È chiaro che poi bisogna ovviamente osservare anche in ultima posizione, quindi vedere anche oltre i prossimi giorni, le prossime settimane come procederà tra di voi, perché abbiamo detto che questa comunque è una persona che pretende tanto e che non ammette sbavature, d'accordo? Quindi comunque ha un carattere un po' difficile, questa è una persona difficile da amare o da avere al proprio fianco, questo sicuramente, Quindi, ripeto, sicuramente ci sarà un periodo positivo, perché è una carta che parla di piacere, di ebbrezza, comunque un momento molto positivo tra voi e questa persona. Però, vi ripeto,
Attenzione, perché comunque abbiamo una personalità molto molto particolare, d'accordo? Quindi una personalità che potrebbe in maniera appunto ridondante comunque ripresentare di nuovo le sue asperità caratteriali. Io vi rimando nuovamente alla carta, all'immagine della carta. Ovviamente Casanova con la sua giovane amante si trova all'interno, anzi seduto proprio su uno scalino, appunto un gradino della scala a chiocciola di Palazzo Contarini. È chiaro che la scala a chiocciola rimanda proprio ad una forma che ritorna sempre ovviamente su se stessa, identicamente ovviamente uguale, ritorta su se stessa. Di conseguenza questa persona, fuori di metafora, potrebbe di nuovo ripresentare ovviamente gli stessi comportamenti, d'accordo? Quindi sì, ci saranno momenti di positività, ma bisogna tener d'occhio ovviamente il futuro, perché questa persona ha comunque sempre un atteggiamento un po' particolare. Vediamo ragazzi ora in questa posizione invece appunto il consiglio ovviamente degli arcani e qui abbiamo il 4 di spade, quindi come potete vedere appunto questa persona comunque effettivamente, come vi dicevo con il 9 di coppe, tenderà a ovviamente ripresentare nuovamente, nonostante questo momento di riappacificazione, comunque degli atteggiamenti similari. Ecco che il 4 di spade è una carta che parla di guarigione, di riposo, cioè vi consiglia evidentemente di riflettere, perché le spade parlano di riflessione in maniera molto importante su di voi, sulla vostra vita e ovviamente anche sul significato di questo rapporto chiaramente per voi, perché il 4 di spade è una carta che ovviamente parla di chi si ferma, vedete, a pensare ad una situazione che comunque la imprigiona, vedete, una storia che dal vostro punto di vista presenta un po' troppe asperità e che vi fa a volte sentire un po' imprigionate a pensieri appunto negativi. Di conseguenza voi avete bisogno e avrete bisogno di, diciamo, momenti di maggior serenità che questa persona evidentemente non è in grado di darvi. Di conseguenza voi evidentemente vi fermerete a pensare, il consiglio degli arcani è proprio questo, cioè fermati a pensare, rallenta i giri, ok? Siediti, fermati, pensa e rifletti. Questa è davvero la persona giusta per me, una persona con questi atteggiamenti? Perché ripeto, questa è una carta, vedete, che rimanda ovviamente a Casanova in prigione, quindi ad una situazione un po' pesante, ripeto, legnosa, come vi dicevo poco fa, che a volte vi fa sentire appunto non libere di potervi muovere, anche di potervi preoccupare magari di situazioni che riguardano voi per non scontentare magari questa persona che ha un atteggiamento così infantile. D'accordo? Quindi dal vostro punto di vista sarà necessario, e le carte in questo vi danno pienamente ragione, appunto, un'attenta riflessione e un momento di ripiegamento su voi stesse, quindi maggior riflessione. Pensate, riflettete bene se questa possa essere la storia giusta e la persona giusta. Fermatevi un attimo. D'accordo, perché va bene compiacere questa persona, va bene sicuramente la riappacificazione che ovviamente ci sarà e sarà molto bella anche da un punto di vista erotico, però è chiaro che evidentemente questa persona pretende un po' troppo. Quindi evidentemente vi viene consigliato, a mio avviso a ragion veduta, di in qualche modo rivedere un po' le basi di questa storia, perché vi darà la sensazione di essere una storia che a volte possa chiudervi un po', diciamo, in comportamenti, atteggiamenti magari non positivi. Cioè questa persona potrebbe portar voi comunque, vedete, a pensare troppo, ad essere in questa stesa, preoccupate perché questa persona possa essere in qualche modo appunto magari impegnata in altre situazioni, cioè ed è un peccato perché non riuscite così facendo a vivere bene questa storia, frequentazione. Come si fa a vivere bene una frequentazione così? Così altalenante, appunto, ma altalenante non perché questo abbia chissà chi, ma perché caratterialmente è una persona, ripeto, priva di autostima, diffidente, una persona che, diciamo, ha un'immaturità sentimentale abbastanza importante, una persona un po' appunto infantile, una persona immatura.
una persona, ripeto, diffidente e anche gelosa. Quindi bisogna sempre prestare attenzione a ogni piccolo segnale. Io questo lo ripeto sempre, ragazzi. Cioè, io da quando ho aperto il canale lo ripeto, non bisogna mai sottovalutare ovviamente nessun tipo di segnale. Questa potrebbe essere una persona, ripeto, per carità, comunque ancora attratta rispetto a voi, questo sicuramente, però dalla personalità e dal carattere complesso. Fermatevi un attimo, fermatevi, fermatevi, ok? Fermatevi a pensare. Questa storia cosa mi sta dando? Fate un bilancio, momenti positivi e momenti negativi. Quale dei due piatti è più pesante? Momenti positivi o momenti negativi? Fermatevi un attimo, da sole, in silenzio. Fate un bilancio. Ok, quindi mettetevi sempre come priorità assoluta. D'accordo? La scelta e la decisione spetta a voi, chiaramente, no? Parlatene magari anche, perché è una carta che parla di uscire da una sorta di isolamento, magari chiedete anche consiglio ad un'amica, ad una mamma, in caso abbiate ovviamente un buon rapporto, ad una sorella, qualcuno che magari possa aiutarvi a comprendere le basi di questo rapporto. Quindi uscite, no? Magari anche da questa sorta di isolamento. Perché, ripeto, voi piacete a questa persona, però ha una personalità un po' particolare e complessa. Ok? Quindi mettetevi sempre come priorità. Vediamo ragazzi ora in quest'ultima posizione invece appunto la posizione del futuro, quindi cerchiamo di capire tra questa persona ovviamente e voi che cosa accadrà ovviamente nell'immediato futuro. Allora, 11° arcano minore, di conseguenza qui abbiamo un fante di spade. Allora ragazzi, sicuramente il rapporto tra voi e questa persona non terminerà, perché almeno nell'immediato futuro non è una carta di chiusura. È una carta che parla di notizie, i fanti rappresentano sempre comunicazioni, notizie, magari comunque anche del movimento, ma ovviamente parla di un movimento sempre non spontaneo da parte dell'energia maschile, quindi da parte ovviamente ad esempio del soggetto della stesa o della persona per cui state interrogando gli arcani. Quindi una persona che obiettivamente non mostrerà particolari cambiamenti. Ecco appunto il 9 di coppe per quanto concerne il suo atteggiamento. Sì, è una persona che vi vuole, assolutamente sì. È una persona che vi desidera, assolutamente sì. Non è una persona che potrebbe volere qualcun altro, non è un diavolo, non è un 3 di coppe, cioè non è una persona che si dà ad altro o ad altre, assolutamente no. È una persona che rimane comunque con l'attenzione puntata ovviamente su di voi, è una persona che anzi, come tipico del fante di spade, tenderà ancora a spiarvi. Abbiamo iniziato la stesa con 2 carte di, diciamo, un atteggiamento tipicamente classico appunto di chi spia, di chi osserva molto, terminiamo con una carta da medesimo significato, anzi forse in questo caso molto più forte, perché proprio il, diciamo, fante di spade rappresenta il vigilante, d'accordo? Quindi comunque una persona che vi tiene d'occhio, che vi terrà d'occhio e che ovviamente si avvicinerà spesso a voi, quindi risentirete, rivedrete ancora questa persona, però mai di nuovo con un atteggiamento particolarmente spontaneo. Questa è una persona che permane diffidente, come tipico appunto del fante di spade, è una persona molto, diciamo, spaventata, se vogliamo, anche da chiunque possa avere attorno. È una persona che non si fida, è una persona che vede rivali ovunque, una persona che vede nemici ovunque, è una persona che tende un po' troppo a guardarsi attorno, soprattutto in caso sia una persona impegnata. Questa è una persona che non si fida del fatto che qualcuno possa magari un giorno spifferare la compagna ufficiale, che voi abbiate una storia, quindi una persona che agirà ancora di più con prudenza e determinazione e attenzione, d'accordo? Quindi questa obiettivamente è proprio la classica persona
che obiettivamente difficilmente cambia il suo modus operandi, anzi in questo caso, almeno ovviamente nell'immediato futuro, questa persona tenderà comunque ad avere ancora di nuovo questo atteggiamento magari di fredda osservazione, ovviamente mescolata con questo 9 di coppe, quindi magari con momenti di riavvicinamento, di erotismo, di attenzione a voi, d'accordo? Però è chiaro che obiettivamente questa persona comunque, appunto come la scala a chiocciola, tenderà di nuovo a ripetere, diciamo ad avere nuovamente questi atteggiamenti. Chiaro che comunque questa è una persona che comunque è molto attratta da voi, le spade rimandano ovviamente all'elemento fallico, quindi comunque è una persona che vi ha in testa. È una persona che vi tiene d'occhio, una persona che non vuole perdervi assolutamente e che farà di tutto ovviamente per non perdervi, cioè questa non è una torre, non è una persona che vuole scappare o scapperà da voi, vi terrà d'occhio, ma non agirà mai in maniera spontanea, cioè non è il fante di bastoni, non è la classica persona che vi chiama in piena notte dicendoti o dicendovi ti amo, sono pazzo di te, in questo momento ti desidero, non lo farà mai questa persona, cioè questa è una persona che, diciamo, prima di scrivervi pensa al dove, il come e il quando. C'è una persona che magari scrive il messaggio e lo cancella 100 volte per poi spedirvelo solo ed esclusivamente quando non avrà più paure o dubbi o incertezze. Cioè questa è proprio una persona che agisce innanzitutto in maniera un po' lenta ed è una persona che ha il cuore, come tipico delle spade, impaurito, ingabbiato da paure che in questo momento, se non altro ragazzi, nelle prossime settimane e anche nei prossimi mesetti, diciamo, farà fatica in qualche modo a lasciarsi andare ad un amore molto più complice, più aperto, più libero e comunque in caso sia una persona impegnata a eventualmente effettuare una scelta. Cioè questa è proprio la classica persona che obiettivamente fa fatica a lasciarsi andare perché ha paura dell'amore, ha paura che voi un giorno arriviate a tradirlo, è una persona che ha paura di perdervi, è una persona che ha paura dei rivali, di avere rivali che lui vede ovunque. Quindi è una persona che in qualche modo agisce in maniera, diciamo, ripeto, un po' troppo razionale. Però in amore, ragazzi, ragionare, insomma, è difficile, cioè si fa un po' fatica, quindi è una persona che castra anche i suoi desideri, castra i suoi sentimenti, castra il suo bisogno magari di sentirsi più libero o libera appunto di aprirsi all'amore senza paure. E quindi di conseguenza è una persona che, come dicevamo all'inizio, si lascia magari bloccare dalle prime difficoltà, mette un muro, si chiude a riccio. D'accordo? Quindi comunque questa persona continuerà con questo atteggiamento, tutto quello che vi ho detto sino ad ora è proprio la descrizione tipica dell'atteggiamento del fante di spade, d'accordo? Di chi si chiude, di chi mette un muro perché si deve difendere, ma da cosa? Cioè, non si capisce da cosa questa persona obiettivamente debba difendersi. Evidentemente, come tipico dei personaggi di spade, questa persona deve aver sofferto molto in passato, però questo non gli ha insegnato niente perché ha indurito e basta il suo cuore, quindi ha paura di continuare magari a soffrire o di soffrire un'altra volta e quindi si chiude, però si chiude troppo. Cioè questa persona sta veramente castrando l'amore, la bellezza dell'amore, del sentimento, dell'erotismo, il lasciarsi andare, il far pazzie per amore, cioè questa persona non tiene conto di tutto questo, è una persona troppo limitata, è una persona che si castra, che si blocca, che si frena, che si fa frenare da delle sciocchezze, ne fa una tragedia. Ripeto, vede rivali ovunque, teme che voi sfuggiate di mano, quindi non si fida neanche tanto di voi, quindi questo già non va bene. Quindi diciamo che obiettivamente, ragazzi, sì, è una carta positiva che parla di notizie in arrivo, che parla di una persona che comunque, diciamo, si riavvicinerà a voi, una persona che comunque vi desidera, è anche la carta dell'abile seduttore, quindi sicuramente questa persona farà di tutto per poter attirare o riattirare la vostra attenzione, per poter evidentemente anche manifestare il suo interesse, però lo farà sempre con attesa, prudenza, calcolo e ovviamente mancanza in qualche modo di spontaneità. Quindi questo potrebbe nuovamente portarvi in futuro a vedere questa persona fredda, ma è tipico dei personaggi di spade la freddezza, ragazzi, Possono essere persone innamoratissime, però obiettivamente sono persone che hanno troppo paura dell'amore, del desiderio di lasciarsi andare, quindi tendono a frenare.
Quindi comunque agirà ancora, con prudenza. Vi vuole, vi di nuovo ricercherà, questo sicuramente, però potrebbe di nuovo ripresentare, diciamo, ecco, degli atteggiamenti poco operosi o comunque degli atteggiamenti poco spontanei, poco anche sinceri. Potrebbe nascondervi questa persona queste sue paure, perché le spade rimandano al silenzio, quindi potrebbe non aprirsi circa queste sue difficoltà, nel vivere il rapporto con voi, potrebbe nascondervi queste verità interiori, queste sue paure e chiaramente non aprendosi mai con voi, ovviamente non vi dà nemmeno la possibilità di capire. Quindi obiettivamente, ripeto, è una carta comunque che parla di belle notizie, una carta che parla comunque di chi tornerà assolutamente da voi, perché vi vuole questa persona, questo sicuramente, però è ovvio che è comunque una persona che agirà di nuovo con prudenza e con una certa attesa. D'accordo? Quindi nuovamente potrebbe appunto mostrare magari una leggera freddezza nei vostri magari confronti. In realtà, ripeto, questa persona vi vuole assolutamente, cioè non ci son problemi fra ovviamente voi, non ci saranno nemmeno, non è una carta di chiusura, okay, però sicuramente questa è una persona che, ripeto, ha un atteggiamento un po' ovviamente complesso, motivo per cui vi viene consigliato il 4 ovviamente di spade, quindi proprio il cercare appunto di capire obiettivamente se questa persona possa essere alla lunga la persona giusta per voi. Mh. Perché potrebbe comunque, ripeto, magari deludervi, okay, però questa persona sicuramente vi cercherà ancora, questo è poco ma sicuro. Questa persona vi cercherà e farà di tutto per potervi anche sedurre, perché ripeto è la carta del seduttore, quindi questa persona farà di tutto comunque per sedurvi. Però, ripeto, qui ne risentirà ancora per un po' di tempo la spontaneità, eh. Ora ragazzi, come appunto mi è stato consigliato da alcuni ovviamente di voi, cerchiamo appunto di estrarre altre 2 carte che ci vadano appunto a spiegare ovviamente l'ultima carta, in questo caso il Fante di spade, per avere magari dei dettagli in più. Alcuni di voi mi hanno chiesto appunto: "Aggiungi altre carte". Va bene. Allora, perfetto, mettiamole qui così in teoria non danno fastidio. Questo spostiamolo qua in alto in modo che si riesca a vedere bene. Allora, vediamo un po' ragazzi invece appunto queste 2 carte, ovviamente di che natura e ovviamente tipo sono. Allora, qui abbiamo il 2 di bastoni, quindi sicuramente, ripeto, questa è una persona che, intende vedervi, anche ovviamente a breve, è una persona che, vedete, sta cercando il modo per in qualche modo appunto arrivare a voi, ma anche per sedurvi, ripeto. È una persona che riflette, potrebbe riflettere molto sul modo di avere rapporti per cercare di, vedete, accontentarvi il più possibile. Quindi in futuro evidentemente andrà un po' a dismettere i panni dell'egoista, per cui vedete proprio il contrario del 9 di coppe, cioè non abbiamo più la classica persona che in qualche modo, vedete, cerca proprio pieno soddisfacimento. Qui abbiamo il contrario, cioè una persona che invece appunto cerca in tutti i modi di soddisfare ovviamente l'altro o l'altra. Quindi farà di tutto questa persona per cercare appunto di soddisfarvi e ci pensa, cioè pensa al modo per potervi sedurre, attirare, per potervi in qualche modo stregare, d'accordo? E tenervi appunto più legate possibili ovviamente a voi, proprio grazie anche ad un'ottima sessualità. Vediamo un po' qui che cosa abbiamo e qui abbiamo, sì, il settimo arcano maggiore, una carta molto bella ragazzi, il carro, Allora, sicuramente qui c'è un incontro tra voi e questa persona, un incontro molto particolare rispetto a tanti altri sicuramente, perché il carro parla di movimenti, però ovviamente il carro parla anche di un incontro ovviamente in particolare, dove ovviamente voi vi lascerete andare a delle effusioni molto forti, molto sentite, anche in un ambiente esterno, per esempio durante uno spostamento, d'accordo? Quindi è una carta molto bella
che parla appunto di, diciamo, un trasporto che evidentemente sarà molto sentito da parte di entrambi, per cui finalmente, alleluia, questa persona inizierà forse a non castrare più i suoi desideri, quindi si lascerà in qualche modo appunto andare ad un desiderio ovviamente maggiore, d'accordo? Sempre però con ovviamente il freno ben tirato, perché qui abbiamo ovviamente sempre, ricordiamoci che troneggia questo fante di spade, quindi questa persona fa fatica a cambiare, però diciamo qui abbiamo due carte molto belle, molto positive, potrebbe a breve anche proporvi, ecco, perché il 2 di bastoni parla anche di organizzazione, quindi un incontro comunque, o una gita fuori porta, comunque un piccolo viaggio, un weekend, o anche semplicemente, ripeto, un incontro dove potervi vedere, stare ovviamente insieme del tempo. È chiaro che tra voi e questa persona ovviamente ci sarà qualcosa in più, in caso magari, ecco, tra di voi non ci sia più niente da magari qualche giorno, qualche settimana, quindi qui ci sarà proprio il riesplodere della passione, vi ripeto, anche senza tabù, perché è tipico del carro, quindi di chi comunque magari ha, ripeto, effusioni molto intense, magari anche proprio rapporti in un luogo particolarmente inadatto, ma a voi piacerà assolutamente tanto, anche perché, ripeto, è una carta, ragazzi, che parla di proprio avventura, di adrenalina, d'accordo? Ecco, è una carta che parla anche del cedere a delle lusinghe. E qui abbiamo il seduttore, cioè questa persona potrebbe veramente far di tutto per farvi capitolare e affronterà una determinata, diciamo, situazione, un momento che lui coglierà al volo per poter in qualche modo, ecco, dare libero spazio ai suoi desideri, d'accordo? Quindi è chiaro che questa persona, diciamo che vedrà in voi una giusta complice per potervi aprire a questo momento di positività e in qualche modo di riavvicinamento fisico, cioè questa persona vi farà capire che comunque vi desidera da morire e in qualche modo vi farà mettere appunto da parte dei dubbi, delle paure in riferimento al fatto che questa persona potrebbe avere qualcun altro. 2 di bastoni parla di giochi libertini, comunque di una seduzione molto spinta, d'accordo? Quindi per esempio questa è la classica persona che magari andando a fare la spesa potrebbe magari avere un atteggiamento particolarmente spinto nei vostri confronti, d'accordo? Come magari non lo ha mai avuto. Quindi sicuramente questa è una persona che vi farà capire che ruota ancora il suo desiderio attorno a voi, in un momento inaspettato e inusuale, che potrebbe scioccarvi un po', perché il 2 di bastoni parla di imbarazzo da parte vostra, però poi voi cederete a queste lusinghe, d'accordo? Quindi nel momento più inaspettato, nel luogo più, diciamo, strano e particolare, ecco che questa persona potrebbe lasciarsi andare e voi cedere. Quindi capirete che obiettivamente questa persona sicuramente è ancora attratta da voi. Però ricordatevi questo fante di spade. Quindi di nuovo comunque questa persona potrebbe alternare questi momenti molto belli dati da questo 2 di bastoni e dal carro, che è una carta molto potente in ambito erotico, magari con ulteriori momenti di freddezza che ovviamente sono tipici del ovviamente fante di spade. D'accordo? Dunque direi che comunque è una stesa piuttosto positiva, se non altro, diciamo, permetterà comunque anche a voi, spero, una riflessione approfondita. Ripeto, ragazze, mettendo semplicemente su 2 piatti, ovviamente, della bilancia, i momenti positivi e i momenti negativi di questa storia. Ovviamente l'ultima parola chiaramente spetterà a voi, anche se, vi ripeto, la carta della seduzione qui va a buon fine, perché sicuramente voi cederete a queste lusinghe, avrete modo di in qualche modo riassaggiare, ecco, tutto il desiderio, la voluttà che questa persona prova ovviamente nei vostri confronti, d'accordo? Quindi sicuramente sarà un momento molto particolare, anche molto bello. Questa persona comunque continuerà a tenervi d'occhio, qui non ci sono carte di chiusura, d'accordo? Dunque, ovviamente ragazze, come sempre, come vi dicevo poco fa, mettetevi, mi raccomando, come priorità
buona riflessione, buoni incontri, in particolar modo uno particolarmente pepato, ovviamente tra voi e questa persona, ovviamente come sempre buon percorso karmico e a presto.